Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in una nuova puntata di Last Week in Japan sul nostro canale Our Eyes Your Eyes. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, cliccare la campanella delle notifiche e seguirci sui nostri social media. Oh ragazzi, questa settimana ne sono successe di ogni, quindi preparatevi, prendetevi i vostri popcorn perché oggi avremo tantissime notizie sulle quali dire la nostra. Vi ricordate che settimana scorsa parlavamo del vulcano Sakurajima nella prefettura di Kagoshima? Ebbene adesso nella stessa prefettura un altro vulcano sta per eruttare, almeno così gli esperti dicono. Il vulcano in questione si chiama Shimmoe, ha un'altezza di 1421 metri e lo stato di allerta è passato da 1 a 2 su 5. Logicamente tutte le persone che vivono attorno a questo vulcano sono state avvisate che nel caso dovesse eruttare devono evacuare. Insomma, in queste settimane i vulcani decidono di eruttare uno dopo l'altro. Speriamo che logicamente non ci siano danni qualora succedesse. Proseguo con il raccontarvi qualcosa di abbastanza grave, perché se vi ricordate qualche mese fa, precisamente 2 mesi fa, una ragazzina qui in Giappone scomparve e dopo 2 mesi non sono ancora riusciti a trovarla. Ben 1700 persone sono partite alla sua ricerca ma senza ottimi risultati. La mamma continua a dare messaggi positivi e continua a sperare che la figlia sia ancora viva nonostante purtroppo non ci sia alcuna traccia di questa ragazza. Ebbene, dovete sapere che 4 giorni fa è scomparsa un'altra ragazzina di 12 anni, il suo nome è Hiroha Akasaka ed è scomparsa ad Osaka. Lei è alta 1,50 m, è molto esile, portava con sé delle scarpe da ginnastica nere al momento della scomparsa. Mi auguro logicamente che questa bambina possa essere ritrovata. Se vi trovate ad Osaka e trovate una ragazzina che ha queste sembianze, vi metto la foto qui, potete contattare qualsiasi Koban o potete contattare il numero che vi metto qui sotto. Per favore, qualora la trovaste, fateci sapere. Vi ricordate che la scorsa settimana vi ho parlato di Fukushima e di tutti i buoni propositi che sono pronti per l'anno prossimo. Ebbene, adesso vi darò una notizia che scandalizzerà molti di voi e altri invece la troveranno un'ottima idea. Non so chi, nel caso scrivetemi qui sotto nei commenti. Sto parlando delle acque radioattive che sono rimaste dal 2011, ovvero da quando successe quel grande terremoto con annesso tsunami. Ebbene, il ministro dell'industria ha confermato che le acque radioattive potrebbero essere rilasciate nell'oceano senza alcun danno per l'uomo, senza portare alcun danno anche all'oceano stesso. Ha anche detto che il grado di radioattività va da una scala 1/1600 a 1/40.000 rispetto a quanto l'uomo immagazzinerebbe nel proprio corpo a livello radioattivo ogni anno. Quindi nessunissimo problema secondo loro e probabilmente questa cosa potrebbe accadere molto presto. Ovviamente ci sono paesi connessi come la Corea del Sud che non sono affatto d'accordo perché dicono qui inquineremo tutte le acque e buonanotte. Vediamo cosa succederà. Sicuramente si sa che sarebbero 100 tonnellate al giorno da smaltire. Non so voi, ma io non penso che sia un'ottima idea. Comunque staremo a vedere quello che succederà, io vi aggiornerò nelle prossime settimane. Ma ora, parlando sempre della Corea del Sud, io vi voglio ricordare che ieri è stato l'ultimo giorno dei rapporti di intelligence tra il Giappone e la Corea del Sud per quanto riguarda GSOMIA, che è questo servizio di intelligence che connette il Giappone, la Corea del Sud e l'America. Beh ragazzi, sembrerebbe che il rapporto sia concluso, ma logicamente se ci sono novità io vi farò sapere settimana prossima. Come avrete sentito, questo servizio di intelligence connetteva questi 3 paesi e quindi c'era un interscambio di servizi segreti e di informazioni altrettanto segrete. Dopo i problemi che la Corea del Sud ha avuto con il Giappone, stando a fatti del post-guerra, come vi ho già raccontato, ha voluto interrompere i contatti e logicamente il Giappone non è affatto d'accordo perché dice insomma vediamo di trovare una soluzione. Vedremo cosa succede ragazzi. Io per il momento so che tutte le televisioni ne parlano
e non c'è alcuna via di uscita per il momento. Ma devo anche dire che i rapporti tra Giappone e Corea del Sud non sono sempre negativi, anzi, perché adesso parliamo di spazio o logicamente qui parliamo di qualsiasi cosa, quindi state bene attenti. Ebbene, vi ricordate che JAXA aveva promosso una spedizione sull'asteroide Ryugu per analizzare ben bene l'asteroide che si stava, tra virgolette, avvicinando alla Terra? Quella missione di allontanamento dell'asteroide è stata una missione compiuta perché sono riusciti a dirottare l'asteroide verso un'altra direzione, quindi non colpirà la Terra fortunatamente nei prossimi anni. Ma il team coreano insieme al team giapponese vogliono fare un altro esperimento. A partire da ottobre 2020 fino a metà del 2021 vorrebbero usare un telescopio che si trova in Hokkaido per cercare di vedere se su questo asteroide Ryugu riescono a intravedere della sabbia. Non si sa il motivo per il quale vogliono fare questo esperimento, può essere che vedendo se c'è della sabbia si possa arrivare a chissà quale importante conclusione. Intanto voliamo tra un asteroide e l'altro. Prima di tornare alle nostre care amatissime Olimpiadi, perché ho ben 3 news da darvi, voglio anche raccontarvi che purtroppo c'è una specie di alga chiamata kelp che dovrebbe essere in via di estinzione. Che cosa vuol dire? Siccome c'è l'innalzamento della temperatura globale, queste alghe solitamente che si trovano nella parte nord del Giappone, quindi vicino a Hokkaido e quelle zone, non riesce più a crescere. Speriamo che le persone di tutto il mondo capiscano che il pianeta si sta evolvendo anche in modo abbastanza rapido e in modo abbastanza negativo, e io voglio sperare che l'alga kelp sopravviva. Ma come vi dicevo e come al solito parliamo delle Olimpiadi perché ho 3 importanti cose da dirvi. Prima cosa che voglio dirvi è che la maratona maschile si terrà il 9 agosto, ovvero l'ultimo giorno. È stato deciso e sono irremovibili, non si cambierà assolutissimamente idea. Si terrà presso l'Odori Park di Sapporo, quindi la partenza e la fine della corsa sarà fatta presso quel parco in questione. Seconda cosa che voglio dirvi è che lo stadio olimpico, quello di Tokyo, dedicato ovviamente alle Olimpiadi, è concluso, quindi i lavori sono terminati, evviva, perché è uno stadio fighissimo. Ve lo metto qui nelle foto, non so, qui o qui. E terza e ultima news che riguarda le Olimpiadi è che finalmente le persone potranno portarsi un proprio analcolico all'interno dello stadio. Ci sono delle regole, logicamente, deve essere un drink solo, deve essere analcolico e non deve essere superiore a 750 ml. Quindi ragazzi, se partecipate alle Olimpiadi e volete bervi qualcosa, potete, ma solo se è analcolico, mi raccomando. La stazione di Harajuku, che è una delle stazioni più longeve qui a Tokyo, ha quasi 100 anni, dopo le Olimpiadi verrà smantellata, cioè verrà distrutta e verrà ricostruita. Molti turisti sono rimasti male, anche perché è un simbolo di Tokyo. Altri invece pensano, beh, insomma, è arrivato il momento di ricostruirla, anche perché in quel punto c'è una flotta di turisti tutti i giorni e quindi è un caos totale. Se la rinnovano, almeno potranno dare più spazio a tutte le persone che verranno a visitare Harajuku, Takeshita Street, insomma la congiunzione anche con Shibuya, un caos. Sono d'accordo nella ricostruzione, anche perché in molte altre zone di Tokyo si è provveduto a ricostruire tutte le stazioni che erano un po' troppo longeve. Non ci trovo niente di male e quindi non vedo l'ora, perché solitamente quando ricostruiscono una stazione è super moderna, super tecnologica. Vediamo come sarà quella di Harajuku. E qui mi ricollego ad un'altra news, perché per la stazione di Harajuku passa la Yamanote Line, che è una delle linee più importanti di Tokyo. Ebbene, in questa linea è stata creata una nuova stazione. La stazione si chiama Takanawa Gateway e sarà disponibile dal prossimo marzo, è ancora chiusa, però l'hanno fatta vedere in TV com'è ed è molto molto bella. Sarà molto importante perché solitamente un sacco di persone viaggiano sulla Yamanote Line e quindi quando entrate in uno dei loro treni morite asfissiati. Ebbene, forse facendo una stazione in più il controllo anche dei turisti e di tutte le persone che decidono di usare la Yamanote Line sarà gestito al meglio. Speriamo. Voi pensate che il Giappone sia impegnato solo con le Olimpiadi? Vi state sbagliando, perché nel 2025 ad Osaka ci sarà l'Expo. Ebbene, questo evento dovrebbe partire a maggio 2025, però il governo ha chiesto che venisse anticipato di un mesetto circa. Il motivo? Perché
a maggio ci sarebbe anche la Golden Week e quindi un sacco di turisti, quindi tutti sono in vacanza, sarebbe abbastanza difficile gestire il tutto. Quindi il governo ha detto: ma possiamo fare anche 3 settimane prima, come inizio dell'Expo di Osaka 2025? Vediamo cosa succederà, anche perché questa è solo una proposta. Però devo dire, ragazzi, che il Giappone in questi ultimi anni è impegnatissimo, perché c'è stata la Coppa del Mondo del Rugby, ci saranno le Olimpiadi e poi ci sarà anche l'Expo. Vediamo. Ma parliamo di sport, perché oggi ho tante news da darvi. Partiamo subito con il baseball, perché Samurai Japan, la squadra di baseball giapponese, ha battuto la Corea del Sud 5-3 nel Premier 12 Championship Game qualche giorno fa. Devo dire, tutti hanno esultato. Se guardavate tutti i canali giapponesi stavano esultando a manetta, cioè è una cosa assurda. Quindi complimenti Samurai Japan per aver ottenuto questo grandissimo risultato. Ma parliamo di ping pong, perché Mima Ito, che è una campionessa ping pong femminile, ha vinto contro la campionessa cinese 4-1 negli Open che si sono tenuti in Austria, anche come qualificazione per le Olimpiadi, giustamente. Lei vincendo si è assolutissimamente qualificata. Complimenti Mima Ito, perché è bravissima, anche nelle scorse Olimpiadi si è fatta valere tantissimo. E ora vi do una notizia un po' singolare, forse vi verrà da ridere. Comunque vi ricordate che la squadra nazionale di rugby perse ai quarti di finale contro il Sudafrica? Ebbene adesso, ragazzi, l'11 dicembre vogliono fare una parata in loro onore qui in Giappone. Non hanno vinto, quindi non capisco neanche la parata. Loro dicono: la facciamo per il grande successo ottenuto, ovvero per essere arrivati per la prima volta in assoluto ai quarti di finale. Però non ne vedo tanto il senso. Ditemi la vostra nei commenti, io sono rimasta così. Ma cambiamo totalmente argomento, perché parliamo di tecnologia e internet. Ebbene, dovete sapere che Yahoo Japan e Line hanno deciso di mettersi insieme. Se non conoscete Line, è un po' come se fosse il WhatsApp giapponese, ecco. Molto famoso non solo in Giappone ma in tutta Asia. E poi Yahoo Japan è un po' come il Google giapponese, quindi due grandi colossi che vogliono unificarsi per superare Rakuten, un altro sito molto famoso qui in Giappone, e vediamo cosa succederà, anche perché queste unioni possono portare solo a tanti bei soldini in più. Ma restando nella tecnologia, vi ricordate quando vi parlavo di Nintendo Switch, che ha venduto più di 10 milioni di pezzi, insomma, nella prima settimana qui in Giappone? Un nuovo gioco per la Nintendo Switch, ovvero Pokémon Sword e Pokémon Shield, è uscito qui in Giappone ma anche nel resto del mondo. Un successone enorme, perché nella sola prima settimana ben 2 milioni di copie di questo gioco sono state vendute. I Pokémon continuano a fare grandissimo successo, nonostante siano passati quasi 20 anni dalla prima messa in onda della prima stagione. Complimentoni a questo grande impero chiamato Pokéto Monster. Ora invece passiamo al mondo dello spettacolo. Solitamente mi vedete bella gioiosa quando si parla di queste cose, ma ora devo diventare abbastanza seria. Un'attrice molto famosa qui in Giappone, Erika Sawajiri, a 33 anni, è stata trovata in possesso di droga. Principalmente parliamo di ecstasy. È stata trovata in possesso di 0,09 grammi di metanfetamina, chiamata anche ecstasy, e una volta arrestata ha anche confermato che le metanfetamine non erano le uniche droghe sintetiche che lei aveva usato o che aveva provato, bensì durante i 10 anni scorsi ha fatto uso anche di LSD e cocaina. Bene, per chi non se la ricordasse, Erika Sawajiri, io vi do l'input parlandovi di uno dei drama giapponesi più belli, secondo me, che io abbia mai visto, Un litro di lacrime. Non so se l'avete mai guardato. Beh, guardatelo, perché prima di tutto è tratto da una storia vera, e poi perché strappa lacrime, ragazzi. Io ogni episodio ero lì che piangevo come una fontana. Interpretazione impeccabile della Sawajiri, che purtroppo
ha anche ammesso, come vi dicevo, che era 10 anni che usava droga. Queste cose rattristano parecchio, perché solitamente pensiamo, gli attori o le attrici sono famose, sono felici, eccetera eccetera. No, secondo me è proprio tutto un mondo a parte, c'è tanta tristezza, tanta depressione il più delle volte. Lei avrebbe dovuto interpretare un dramma nuovo di zecca su NHK a partire dall'anno prossimo, quindi 2020, e lei è stata rimpiazzata, quindi l'attrice protagonista adesso non è più Erika Sawajiri, è un'altra ragazza che ha preso il suo posto. Erika, non so adesso che condanna avrai, perché logicamente qui in Giappone non te la faranno passare liscia, anzi secondo me la tua carriera si è bella che conclusa, però speriamo che riuscirai ad avere una seconda possibilità. Io ne sono certa, o almeno spero, ecco. Parliamo di anime. Anche in questo caso dovrei essere felicissima a darvi delle notizie fantastiche, piene di allegria, e invece comincio con una storia abbastanza triste. Voi sapete tutti, il creatore di Capitan Harlock, Matsumoto Leiji, 81enne, si è recato in Italia per festeggiare i 40 anni di Capitan Harlock. Ebbene, Leiji doveva partecipare a tantissimi eventi e uno tra questi si trovava a Torino. Durante il firmacopie che era stato stabilito dagli organizzatori dell'evento, Matsumoto Leiji si è sentito male. Subito si pensava fosse un ictus, infatti è stato ricoverato immediatamente presso l'ospedale Le Molinette a Torino. C'è stato un po' un casino mediatico perché hanno diffuso delle notizie una diversa dall'altra. Comunque la vera causa del suo malore è un'alterazione elettrolitica. Ora Matsumoto Leiji è fuori pericolo, tengo a precisarlo, si è rimesso, è cosciente, non è ancora stato dimesso, però si sa già che l'evento a Fukuoka previsto per il 30 novembre è cancellato, logicamente. Noi facciamo gli auguri di pronta guarigione al sensei Matsumoto Leiji e Capitan Harlock è con noi. Passo a un altro grande colosso manga anime, logicamente come sempre parliamo di One Piece. Non è una news che riguarda gli anime, ma siccome parliamo di One Piece l'ho messo in questa categoria. Dovete sapere che 4 anni fa a Nagasaki c'era la possibilità di entrare nel veliero di One Piece. Questo veliero dopo 4 anni e mezzo, diciamo, è tornato presso Nagasaki, nel parco di divertimenti chiamato Harbour Town. Per tutti gli amanti di One Piece andate a dare un'occhiata, sarà sicuramente un'esperienza incredibile e l'unico problema sono i perché per entrare nel veliero di One Piece dovete spendere a persona 7.000 yen. Comunque per tutti i fan sfegatati di Cappello di Paglia i prezzi non esistono. Ultima news che voglio darvi per oggi e riguarda nuovamente Tenki no Ko. Presso il 13° Asia Pacific Screen Awards ha vinto Best Animated Feature Film, quindi miglior film di animazione. Complimenti a Makoto Shinkai, che sarà sicuramente molto contento di questa vittoria, anche se io credo che lui aspetti solamente gli Academy Awards, che io vi ricordo si terranno a febbraio 2020. Bene ragazzi, anche questo episodio è finito di Last Week in Japan. Come avete visto, un sacco di news importantissime e qui da settimana a settimana si cambia. Ma io comunque spero che vi siate divertiti insieme a me in questa avventura e io vi aspetto settimana prossima con un altro episodio. Un bacione a tutti, ciao ragazzi!